bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana. In questo video vedremo come si realizza la shopper che avete visto nell'anteprima. Io andrò a utilizzare per questo progetto, che comunque è molto semplice, un cordino Svan Slim di colore nero, uno di colore bianco, questo abbinamento che è un po' intramontabile come colore, sempre alla moda, e una coppia di manici, nel mio caso in metallo, uno l'ho già applicato, di circa centimetri 13 di larghezza. Questo però a vostro gusto, potete inserire un vostro manico. Andrò ad utilizzare un uncinetto del numero 5, sia questo normale, il classico, e anche quello tunisino, però se non ce l'avete, sempre del numero 5, se non l'avete è uguale, perché riuscite a fare tutto con quello più corto. Poi andrò ad inserire due ponticelli di questi con le alette, perché sicuramente andrò a mettere una tracolla che ancora non so come la farò, poi vediamo alla fine. Ago da lana o tira fettuccia per cucire, un paio di forbici, 1 metro, e fodera facoltativa, perché andremo a fare un punto molto resistente e non elastico, che quindi la borsa non avrà bisogno né di rete di sostegno né di fodera. Però io la vado a foderare, siccome lavoro anche in bianco, per non sporcare la borsa, ho intenzione di foderarla, e quindi vi lascio al tutorial. Per prima cosa inizierò a lavorare la fascia centrale della borsa, quella che faccio in colore nero. E naturalmente la larghezza, la mia larghezza è di centimetri, vediamo, 11,5, ma perché mi deve stare dentro il mio manico che è di centimetri 13. Voi calcolate questa misura, questa larghezza, in base al manico che avete. Quindi io vado a mettere su 19 catenelle. Vi utilizzo il colore bianco per farvi vedere questa fascia, perché con le riprese il colore nero non si vede. Quindi filo sull'uncinetto, possiamo lavorarla una base abbastanza stretta, quindi anche se non abbiamo l'uncinetto tunisino si riesce anche con l'uncinetto normale. Poi se ce l'avete è logico che se è più lungo l'uncinetto lavorate meglio questo tipo di punto. Quindi vado a mettere su 19 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 19 più 1 per iniziare il lavoro, e inizio. Vado nella catenella seguente, entro, prendo il filo e la lascio qui, entro, prendo il filo e lascio qui, catenella per catenella. Io entro dentro, prendo il filo, ma non chiudo mai. Quindi catenella seguente, prendo il filo, entro in tutte le catenelle,
prendo il filo ma non chiudo le maglie. Ultima catenella, prendo il filo ed ecco cosa mi trovo sull'uncinetto. Vedete che anche se avete l'uncinetto piccolo è più impegnativo come manovra, però comunque ci riusciamo. A questo punto andiamo a fare il primo giro, prendo il filo, la prima maglia, tengo la coda dell'uncinetto, la prima maglia la chiudo sempre da sola, poi prendo il filo, vado a chiudere 2 maglie, prendo il filo, chiudo 2, filo, chiudo 2, prendo il filo e chiudo 2, e a 2 arrivo fino in fondo a chiudere tutte le maglie. E questo è il primo giro. Andremo a lavorare sempre da un lato, non giriamo mai il lavoro, sempre sullo stesso lato. A questo punto la prima la salto sempre perché ce l'ho già sull'uncinetto e vado a prendere questa asolina qui sul davanti, entro e prendo il filo, vado sulla seguente, entro, prendo il filo, entro, la vedete bene perché c'è solo, e questa definisce il punto, ogni asolina è un punto, quindi ci passiamo dentro e riprendiamo il filo e ricarichiamo tutte le maglie sull'uncinetto. Intanto cerco di non farle uscire da dietro perché ho l'uncinetto corto. E nell'ultima iniziamo a prendere sia la prima asolina che la seconda, quella dietro, così, solo nell'ultima. A questo punto ricominciamo a chiudere, prendo il filo, la prima la chiudo sempre da sola, poi prendo il filo e ricomincio a chiudere a 2 tutte le maglie che ho sull'uncinetto.
iniziamo un altro giro e ricarichiamo tutte le maglie sull'uncinetto. Vi faccio vedere con l'uncinetto tunisino quello che cambia è che io riesco ad impugnarlo, ho quello spazio. Quindi ricarico, la prima non la considero perché ce l'ho già sull'uncinetto, vado subito sulla seconda asolina e prendo il filo, quindi asolina per asolina, inizio a rimettere su tutte le mie maglie. Le asoline si vedono bene perché sono queste sul davanti. Questo è un punto tessuto che non sviene, non è elastico ed è in grado di sostenere tutto il peso della vostra borsa. In quella finale, nella maglia finale, prendo sia l'asolina davanti che l'asolina dietro, ci passo in mezzo, prendo il filo mi prendo un po' di filo la prima la chiudiamo sempre da sola, poi prendo il filo e inizio a chiudere a 2. È logico che con l'uncinetto tunisino più lungo, sempre del numero 5, io qua riesco ad impugnare, quindi mi muovo meglio. Però avete visto che si riesce anche con l'uncinetto normale, andiamo un pochino più lente, però si fa. Quindi chiudo a 2 ed ecco qua completato un altro giro. Questo è il tipo di lavorazione che otteniamo. Vi faccio vedere anche che io lo sto facendo in nero. Guardate che punto tessuto che non sviene, è durissimo, veramente non ha bisogno né di rete né di fodera per essere tenuto, e visto che questa è la parte che sostiene la nostra borsa, ed è anche bello. Questo è il suo rovescio. Quindi continuiamo così per tutta la lunghezza desiderata, ricominciamo, ricarico tutte le mie maglie, quindi riprendo le asoline, faccio un altro giro con voi e poi continuiamo per la lunghezza che poi vi dirò.
naturalmente in base al manico che avete farete più o meno catenelle, fate le vostre misurazioni perché poi questa fascia vi deve entrare dentro il vostro manico. Con questo punto va benissimo anche lavorare le tracolle per borsa, i manici, le tracolle, perché è un punto proprio perché non sviene. Quindi arrivati all'ultima maglia ricordatevi sempre di prendere sia la solina davanti che quella dietro. Entriamo qui, prendiamo il filo, la prima la chiudiamo sempre da sola e poi iniziamo, prendiamo il filo e chiudiamo a 2 a 2. Adesso inizialmente si arriccia ma poi dopo non vi dà più fastidio, sono solo i primi giri. Continuo a chiudere, come vedete lavoriamo sempre su un unico lato, non giriamo mai il lavoro. E arrivo fino in fondo. Guardate che punto, ed è anche bello spesso oltre che forte. Quindi continuiamo così, tutti i giri sono uguali, poi vi dirò quanti centimetri vado a lavorare io. Dopo parecchi giri io mi fermo ad 83 centimetri. Ho fatto la mia fascia, la raddrizzo un attimo e 83 centimetri più la parte, qui ho già messo il mio manico, che andrà rigirata sotto per inserire il manico. Questa io non l'ho considerata come misura, qui prendete le vostre misure perché a seconda del manico che avete, se ce l'avete più alto dovrete fare qualche giro in più. Quindi 83 centimetri da questo punto a tutta la striscia. Arrivo in fondo, dobbiamo fare la chiusura. Qui ho già fatto il mio pezzettino in più che mi va per la cucitura sotto il manico e andiamo a chiudere. Per chiudere questo tipo di lavorazione iniziamo sempre dalla seconda asolina, prendiamo il filo e chiudo subito la maglia che ho dietro, vado nella successiva, prendo il filo e chiudo. E chiudo subito quella dietro.
passo sempre dentro la mia asolina, prendo il filo e chiudo subito la maglia che ho sull'uncinetto. In fondo prendo sempre tutte e due le asoline, prendo il filo e chiudo. A questo punto taglio il filo, lo lascio un pochino lungo perché ci vado a cucire il manico, passo e chiudo. E inizio con l'ago ad applicare il mio manico. A seconda del manico che avete, e inizio a cucire. Andiamo a bloccare il tutto sul rovescio. Adesso con il nero non si vede molto, però è una cucitura semplice. Prendo una maglietta qui sul rovescio, seguo anche la riga, altrimenti aiutatevi, magari bloccate con degli spilli per andare diritte, però la riga di lavorazione la vedete, non c'è bisogno. E continuo così fino in fondo. E questo è quello che otteniamo, questa fascia centrale. Adesso andiamo ad occuparci della parte dei pannelli per il davanti e uno per il dietro, che saranno identici. Andiamo a fare un punto nodi molto semplice. Io intanto uno l'ho fatto. Questa è la lavorazione, ve la faccio vedere da vicino, molto carina, e anche questo è un punto molto forte, molto resistente, oltre che bello ricco. Quindi avviamo con il cordino bianco, io avvio 42 catenelle più una, quindi 43, perché il punto nodi è un multiplo di 3 più 1, per cui iniziamo a mettere su le 43 catenelle. Sempre con l'uncinetto del numero 5, quello più corto normale.
43 catenelle. Quindi ho fatto le mie 43 catenelle, cioè 42 più una, e dobbiamo ottenere una lunghezza di circa 29 centimetri, è quello che mi serve per il pannello. Quindi se usate un altro tipo di cordino tenete a mente questa misura. A questo punto vado nella catenella, nel primo punto disponibile, e iniziamo il punto nodi, che tutti i giri saranno uguali e fronte e retro avrete un lavoro identico. Quindi entro nel primo punto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Iniziamo sempre con una maglia bassa e finiamo sempre con una maglia bassa. Rientro nello stesso punto, prendo il filo e lascio sull'uncinetto, vado nel punto successivo, prendo il filo e lascio sull'uncinetto, ancora nel punto successivo prendo il filo e a questo punto prendo il filo e chiudo tutto insieme. Vedete, ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto e faccio una catenella e ricominciamo nello stesso punto. La prima, prendo il filo, 2, prendo il filo, 3, prendo il filo, mi trovo 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo tutto insieme, catenella. Nello stesso punto, nell'ultimo, rientro, prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, sempre 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo con una catenella e ricomincio nello stesso ultimo punto. Entro, prendo il filo, 2, prendo il filo e 3, prendo il filo, 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e chiudo con una catenella. Stesso punto, 1, 2, 3, chiudo tutto insieme, catenella e ricomincio. Stesso punto, prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, fino ad avere 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo, chiudo tutto insieme, faccio una catenella e questo è il punto nodi, che diritto e rovescio è lo stesso. Faremo questo punto fino alla fine. Nello stesso punto entro, secondo, prendo il filo, terzo, prendo il filo, chiudo tutto insieme, catenella, 1, 2, 3, chiudo tutto insieme, catenella, riparto, 1, 2, 3, prendo il filo, chiudo tutto insieme, catenella, nello stesso punto, 1, 2, 3, prendo il filo, chiudo tutto insieme e catenella, e così arriviamo in fondo fino a finire tutte le nostre catenelle. Sono in fondo alla riga, faccio l'ultimo punto nodi, 1, 2, 3,
chiudo tutto insieme, catenella, mi rimane ancora una catenella, un punto dove andrò a fare la mia maglia bassa, perché iniziamo e chiudiamo sempre a maglia bassa. Quindi catenella per voltare il lavoro e ricomincio a fare lo stesso punto. Nello stesso punto, nel primo punto disponibile, inizio con una maglia bassa, rientro nello stesso punto, vado nel punto successivo, riprendo il filo, punto successivo, riprendo il filo, 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, catenella. Qui i punti li vedete bene perché ogni catenella che avete qui sopra corrisponde ad un punto, quindi non vi potete sbagliare, per cui nello stesso punto riprendo il filo, punto successivo, anche se li trovate un po' stretti, però vedete che sopra qui io ho la catenella, per cui mi infilo lì, 2 e 3, 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, catenella. Di nuovo nello stesso punto prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, punto successivo, prendo il filo, 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, catenella e riparto. 1, 2, 3, chiudo tutto insieme, catenella, 1, 2, 3, chiudo, catenella e ricomincio. 1, 2, 3 e chiudo tutto insieme. E continuo così fino alla fine. Andiamo a fare giri di andata e di ritorno facendo sempre lo stesso punto, il punto nodi, e ci vediamo tra un po' di giri. Ho fatto 23 giri di punto nodi. A questo punto andiamo a diminuire una maglia ai lati, un punto nodi, quindi più punti sia da un lato che dall'altro. Dobbiamo ottenere questa cosa qui, quindi procedo in questo modo. L'altezza è 19 centimetri e con il mio cordino sono 23 giri. Al 24esimo entro per diminuire nel primo punto, non faccio qui la catenella per voltare il lavoro, entro nel primo punto e chiudo a maglia bassissima, nel secondo punto chiudo a maglia bassissima, nel terzo faccio la mia maglia bassa e qui inizio. Nello stesso punto della maglia bassa riprendo il mio punto nodi, quindi entro e ricomincio il mio motivo.
arrivo quasi in fondo riga, poi ci rivediamo per fare la diminuzione. Arrivati in fondo faccio l'ultimo punto nodi, chiudo, catenella, e mi rimane solo nel punto seguente di fare la maglia bassa. Procedo così: nel punto seguente prendo il filo, punto seguente prendo il filo, punto seguente prendo il filo e con l'ultimo filo chiudo tutto insieme, catenella per voltare il lavoro. Qui, per non fare troppo scalino, volto, però so che qui nel primo punto devo fare una maglia bassa e poi riprendo il mio punto nodi. Vedete, abbiamo diminuito, però non abbiamo questo scalino proprio secco, quindi un po' più addolcito. E così proseguo a punto nodi fino ad arrivare a 31 giri totale. Mi fermo quindi a 31 giri e ho ottenuto di larghezza quasi 30 centimetri e di altezza 25,5. A questo punto vado solo a chiudere con un giro di punto gambero. Quindi punto per punto entro all'indietro e chiudo a maglia bassa, entro e chiudo. E proseguo così fino alla fine della riga. Andiamo a fare due parti così uguali, io una l'ho già fatta e poi vediamo come rifinirle. Pronti i due pannelli, io vado a fare un giro di maglia bassa intorno ai due lati e il fondo, lasciando libera la parte superiore dove abbiamo fatto il punto gambero. Quindi con il cordino nero inizio, prendo un pochino le asole esterne. Ogni giro che abbiamo fatto qui sul laterale corrisponde ad una maglia.
e continuo così fino ad arrivare da quest'altra parte. Completato il giro andiamo a fermare i fili. Quello che non vi ho detto, negli angoli io non ho fatto l'aumento, ho girato proprio punto per punto perché tanto non ci serve. Quindi sul rovescio vado a fermare i miei fili. Se volete, con questo tipo di cordino che tende a scivolare, potete anche fermarlo con l'accendino, lo brucio, lui si squaglia, vado un pochino ad incollare, così non si muove più. Quindi continuo a fermare i miei fili. A questo punto riprendo la mia striscia centrale, che sono i laterali più il fondo, e vado, mi aiuto con i marker e vado a fare le mie misurazioni. Quindi a seconda dell'altezza che avete ottenuto, se non usate il mio cordino, misurate e mettete un marker. Io qui ho messo a 27 centimetri, ho messo un marker. Poi la larghezza del mio pannello, che ho 30, quindi ho messo 30, un altro marker e la parte finale sempre 27 centimetri. Vado quindi a cucire intanto solo la parte centrale. Posiziono i due pannelli così e così e vado a cucire solo queste due parti momentaneamente, perché poi devo inserire la fodera. Mi è caduto l'ago, eccolo qua. Quindi con l'ago da lana o un tirafettuccia come ho io, potete anche puntare con dei marker anche il pannello bianco. Intanto mi fermo il filo dentro. Lo brucio anche per fermarlo, così lui si incolla ed esco nell'angolo. Vado a cucire dal diritto tolgo il marker, do due punti iniziali, ci ripasso una seconda volta,
Adesso mi dispiace che col nero non si vede, però sto prendendo le magliettine interne, le asoline, e vado punto per punto. Una cucitura semplice. Tiro il pannello, ogni tanto controllo di qua perché mi deve arrivare all'altro marker. Tiro bene il filo, vedete, prendo solo quelle all'interno, e vado avanti così a cucire solo il fondo fino all'altro marker e vado a cucire anche l'altro pannello e poi ci rivediamo. Cucita solo la base, andiamo a posizionare tutto il pannello così aperto sopra la vostra fodera. Allargate la stoffa per poter fare un sacco molto preciso, quindi appoggiate la stoffa tutta larga sotto. Questo è un passaggio per chi vuole foderare, non è obbligatorio perché il tipo di lavorazione non richiede né sostegno né la fodera, però è una cosa più, è una borsa più rifinita, quindi decidete voi. Io vi faccio vedere come ottenere un sacchetto all'interno di fodera quasi perfetto, per cui stendete la stoffa sotto, posizionate sopra il nostro pannello tutto largo e con le forbici andiamo a ritagliare tutto intorno al nostro pannello, lasciando circa 2 cm di bordo per poter poi fare le nostre cuciture. E otteniamo questa forma di fodera, quindi la andiamo a cucire sul rovescio, inizio a chiudere i 4 angoli. Con ago e filo lascio più o meno 1,5 cm. Io adesso vado a cucire a mano per farvi vedere, però poi con la macchina da cucire magari si fa prima. Questo è il mio interno della fodera che voglio vedere con le rose, quindi vado a cucire dove non ho la fantasia. Passo poi a cucire quest'altro angolo, anche quest'altro, quindi tutti e 4, per ottenere la forma esatta della mia borsa. Quindi io proseguo a cucire. Se avete la macchina da cucire
meglio, così fate in un attimo, e ci rivediamo a sacchetto cucito. Una volta pronto il sacchetto fodera, andiamo a finire di cucire la borsa. Avevamo cucito solo un lato dei pannelli e quindi proseguiamo andando a cucire anche i laterali. Io avevo lasciato un po' di filo e continuiamo a cucire. Prendendo sempre le maglioline interne, le asoline interne, e continuiamo la cucitura. E andiamo a fare anche le altre 3, quindi andiamo a cucire tutti i lati. Una volta cuciti i laterali, ecco la nostra borsa. Decidete prima di inserire la fodera di mettere il ponticello che io ho messo per un'eventuale tracolla, che potrebbe essere una già che avete di una vostra borsa, oppure è possibile farla dello stesso punto che abbiamo fatto per questa fascia centrale, che non è elastico, quindi va benissimo anche per fare una tracolla, utilizzando un anello che poi andremo ad inserire qui. Io vi lascio il link perché la tracolla l'ho già fatta, ho già fatto un video, e quindi ve lo metto in descrizione se volete fare dello stesso punto, vedere come faccio io, andatelo a vedere. Oppure, come vi dicevo, mettete una vostra tracolla di una borsa nera, in questo caso, che è molto carina anche così, in ecopelle o in pelle, quella che avete. Io intanto ho inserito i ponticelli ed ho inserito, se volete, una targhettina o qualcosa di abbellimento, fatelo prima. Per cui inserisco il mio sacchetto fodera e con l'aiuto degli spilli, qui voi avete le cuciture, quindi io vedo il laterale qual è, in questo modo. Se vi rimane più facile potete anche cucirla prima, però io faccio così, ribatto dentro l'orlo, mi tengo un po' sotto la lavorazione e punto con gli spilli, cercando di suddividere bene la misura che abbiamo. Quindi piego la stoffa e la punto tutta.
continuo così per tutta la borsa, vado a puntare con gli spilli e poi ci rivediamo per cucirla. Ed ecco qua, una volta puntato con gli spilli inizio a fare la mia cucitura. Prendendo un po' di cordino e un pochino di stoffa. Man mano che proseguo tolgo gli spilli e vado avanti così fino a fissarla tutta. Ed ecco qua la borsa finita, è molto capiente, possibile portarla in queste due versioni, una a mano in questo modo, oppure inserite una tracolla che avete già e la portate a spalla, oppure se la volete fare non avete una vostra tracolla dello stesso tessuto, vi dicevo, lo stesso motivo che abbiamo fatto per questa fascia centrale, con un anello potete fare la vostra tracolla. Questa è per un'altra, adesso io non la faccio, però come vi dicevo troverete il link in descrizione. Quindi io spero che vi sia piaciuto questo progetto, soprattutto di avervi dato un'idea carina per sviluppare una vostra piccola shopper, e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.